base. Noi non lavoriamo inteso il lavoro 9-17, valutiamo quello che fare di volta in volta, in grande tranquillità. Adesso noi viviamo con 400 euro al mese. Tutti i soldi che saltano fuori esclusivamente dal terreno. Mi sono costruito un carretto per dire adesso faccio l'eremita in giro per l'Italia, è durato una settimana, poi ho buttato il carretto, neanche quella era la mia strada. E questo avete fatto tutto voi? Tutto. Anche i letti? Sì. Si può dire che è unica al mondo. Sì. Ogni casa, ma questo soprattutto. Sì, ogni pezzo è vostro, assolutamente. È vostro. Siccome la vita è un film e devo essere io il protagonista, voglio farmi un bel film. Cioè deve essere un bel film, porca miseria, perché deve essere un film come tutti gli altri che non mi dà soddisfazione? Deve essere gagliardo come film. Oggi andiamo a scoprire la storia di questa famiglia. Una famiglia che vive in Abruzzo in quasi totale autosufficienza e isolati, ma non troppo. Ciao! Io sono Miki. E io Federica. Siamo ad Atessa, provincia di Chieti, sud dell'Abruzzo. Riusciamo a vivere dignitosamente, avendo tutte le comodità che penso possono avere la gente normale, quindi una macchina, televisione, una casa, l'acqua calda. Sì, no, abbiamo vissuto anche senza quelle cose, quindi sappiamo dare il valore a queste cose. L'orto, qualche animaletto e viviamo sereni, arriviamo a fine mese, anzi riusciamo a mettere forse qualche soldino da parte, quindi tutto quello che c'ha la gente normale non lavorando. Questa è la nostra filosofia di base. Noi non lavoriamo inteso il lavoro 9-17, noi scegliamo giorno per giorno o secondo una progettazione che ci siamo fatti noi, quello che fare di volta in volta, in grande tranquillità. Tutti i soldi che saltano fuori esclusivamente dal terreno, senza essere imprenditori agricoli, senza dover vendere le cose al mercato, semplicemente riuscendo a bilanciare quello che è per noi un'autosufficienza di base. Qui in Abruzzo ci ha portato internet, abbiamo valutato il mondo. Poi alla fine abbiamo detto, senti, l'Italia è fighissimo come paese, c'ha tutto, riesce a fare tutto in tranquillità e quindi l'Italia meritava. E poi abbiamo trovato questa casa. Esatto. Punto. Sì, no, scarrellando le varie case, mesi e mesi e mesi di ricerca, è arrivata questa, aveva la giusta, tutto quello che ci serviva a noi. La giusta dimensione, la casetta già fatta, c'erano i muri, quindi anche a livello di ristrutturazione sarebbe stato più semplice, meno costoso. Questa qui è la cucina. Questa è la cucina, rimediata da cognato muratore, che era ottimo stato tutto quanto, anzi piannali in acciaio, tutte cose fichissime. Qui c'è la stufa economica, comodissima perché comunque d'inverno metti dentro 3 ciocchetti, ti scalda, non è che ci cucini, però se devi fare la pasta ci metti... vabbè. A parte sì, però devi fare una cosa al volo, fai in padella, però se devi dici stasera faccio la pasta, intanto metti l'acqua qua a bolle e poi scalda tutto l'ambiente. Qui c'erano mura grigi e noi abbiamo dovuto rintonacare, ridipingere pavimenti nuovi. Tutto quello che vedi ce ne sta sopra sangue e sudore. Io in realtà quella strada ufficiale l'ho fatta, nel senso dopo essermi diplomato ho provato un anno all'università, ho fatto l'idraulico per 5 anni, quindi comunque iniziavo a vedere qualche soldino. In realtà non stavo costruendo niente, mi ha salvato proprio il fisico perché ho iniziato ad avere gli attacchi di panico. Lavorando sono sentito proprio che mi mancava il fiato, basta, il corpo mi ha detto oh, questo no. E allora ho lasciato tutto, ho fatto il Cammino di Santiago, sono tornato dal Cammino di Santiago, mi sono costruito un carretto per dire adesso faccio l'eremita in giro per l'Italia, è durato una settimana, poi ho buttato il carretto, neanche quella era la mia strada. Poi mi ha chiamato un fratello e mi ha detto oh, mi serve una mano come babysitter. Ero io la babysitter ufficiale, Lei ero impegnata e quindi sono andato a Bologna, ho rubato il lavoro, ci siamo conosciuti e poi da lì abbiamo iniziato il nostro percorso insieme. Quelle sono le scale, se tu lo vedi è fatto proprio con le L di ferro che compri in ferramenta. I gradini sono fatti con quei pannelli gialli che usano i muratori quando fanno le gettate, quindi regge molto. Questa era la porta di casa principale che abbiamo preso, una scartavetrata, una verniciata con un colorino più o meno simile, poi riscartavetrato per fare l'effetto legno e poi c'è sempre qualche lato originale, ne so, appendi abiti coi cucchiai. Questo è troppo di arte. E praticità, quando hai tanti cucchiai spaiati, Esatto, che non sai cosa esatto, farne. Mi sono laureata io,
abbiamo rifatto il Cammino di Santiago insieme. Per la seconda volta tua. serviva. Esatto. E ci è servito perché invece sul cammino ci hanno dato tante dritte, tante persone ci hanno detto: ma perché non fate un bell'anno in Australia, che c'è questo visto fantastico working holiday, no? Per cui puoi andare, impari la lingua, viaggi, ti sposti e guadagni nel frattempo. Ci è sembrato un'idea intelligente, quindi abbiamo fatto quello. Ed è andata bene. sì, Per me la arrivare. svolta è stata l'Australia, nel senso che io vivevo al quarto piano di un palazzone, capito, il giardinetto di sotto dove non vai mai, e invece ti buttano in Australia tra coccodrilli e canguri, ok, le rane, ok, è stato un bel cambiamento. Sono entrata in un altro mood in cui, caspita, meraviglia, bella la vita degli anni 50 praticamente, cioè, non c'era niente di male in quello, e quindi ci è piaciuto, e mi ho detto ok, adesso basta, usciamo un attimo dal mondo e cerchiamo di fare questa cosa a casa nostra. Quindi queste sono le scale, Che ognuno deve salire sulle scale, Vai. vi sa il vostro sudore e il vostro essere. Questo è un pezzo d'olivo tagliato, buco col trapano, i fili sono usciti fuori e messa la lampadina. Ma tutti ce l'abbiamo così, anche nelle stanze, quelli in alto. È semplicemente un ramo d'olivo tagliato, applic, la guaina, quella che si riscalda con l'accendino, perché c'è un minimo di decenza, un filo nero. Perché dici qualunque flick ci metti attorno, comunque la leva la luce. Più che la lampadina assoluta non c'è niente. Così è il massimo della luce. Tutte le porte, pure queste, le abbiamo riciclate. Sì, sono di seconda mano. Quelle di seconda mano che buttano, semplicemente lo smalto, gli abbiamo dato il colore fatto noi. Questa era un'idea intelligente, nel senso è sempre lo spazio sopra la scala, che di solito la gente ha quei corridoi, quei cosoni altissimi, 5 metri, che non servono a niente, invece ci abbiamo fatto l'armadio. L'armadio si apre ed è grandissimo perché c'è tutto lo spazio del sopra della scala. E sarà immenso. Sì, poi questa era la mia camera di quando ero ragazzina. Però Va sì, bene. è profondissimo, sono 90 certo. centimetri, non ci arrivo in fondo. E noi siamo il sogno dei ricchi. A volte arrivano un sacco di ricconi. Oggi, stamattina, c'avevamo uno che diceva: no, io giro, ho 40 macellerie in giro per l'Italia, gestisco, faccio, eccetera. Non vedo l'ora in pensione di fare una cosa così. Dico, allora falla prima, no? Perché ti serve fare tutto quel giro che poi ti scopri che non si serve a niente e lo puoi fare subito. Bisogna sempre scegliere il giusto posto, quanto isolato vuoi essere. Noi non siamo così isolati, perché in realtà il paese è vicinissimo, sono 3-4 minuti di macchina. 5-6 arrivi tutte quante le fabbriche sotto in cui ci sono i centri commerciali, i magazzini e tutto quanto, quindi in realtà non siamo tanto isolati. Questo è un preriscaldamento dell'acqua, nel senso che l'acqua dell'acquedotto, prima di entrare in casa, la calda parliamo, passa attraverso questo tubo di ferro, si scalda e poi va allo scaldabagno elettrico. Ci dà 130 litri d'acqua. E quindi ti consente di abbassare i costi, immagino. Assolutamente, assolutamente. Questo è il nostro sistema di raccolta dell'acqua piovana, sono solo 200 litri, ma poi da qui riusciamo a mandarla o in altri serbatoi più grandi o dentro lo stagno o in altri modi per... Questo avete fatto tutto voi. Tutto. Qualunque Tutto cosa quello che vedo. vedi, da fondazioni, tetto, solai, impianti, qui tutto noi. Questa per esempio è una caldaia che buttava un vicino. Questa è una caldaia che tu fai il fuoco qua dentro, i fumi passano qua dentro e poi vanno nella canna fumaria. E mi sono costruito tutto l'impianto la sera d'inverno alle 5, quando finiamo di lavorare, accendi, 5 e mezzo parte, perché praticamente c'è una cosa che sente la temperatura e fa mandare avanti la pompa, manda avanti tutti i termosifoni di casa, alle 9 automaticamente il fuoco si spegne e tanto andiamo a dormire, poi la notte sta a 50 gradi, non ci piace, quindi è bello che la notte faccia un po' più freschetto. Questo Sì, è un pezzo di ferro con sì, dentro sì. dell'acqua, è proprio... però funziona. Adesso noi viviamo con 400 euro al mese. Riscaldamento abbiamo... Riscaldamento è a legno, A legno. quindi è un mese di lavoro. Non lo puoi Esatto, la gente quantificare, normale va a cioè, lavorare in esatto. fabbrica per 1.200, ci paga il metano, noi andiamo a lavorare 3 settimane tagliando gli alberi secchi nella proprietà e le potature e riescono a darci Esatto. avanti la caldaia. Il gas per cucinare, 2 abbiamo le bombole. bombole, quindi sono circa una bombola ogni 3 mesi, Sì, sono 30. 30 euro. La macchina, abbiamo una Panda 750 a gas, un polmone, in salita certe salite me le fa in prima, ma non ce la fa proprio, però che se ne frega, ci paga andiamo pure a poco di Bologna, sì. è una macchina storica, quindi non... Però paga pochissimo di bollo e praticamente poco di assicurazione. Quando la porti dal meccanico con 2 cacciaviti risolve. Sì, con 2 quindi martellate non è- risolto, quindi esatto, sì, quindi non sì. sono costi esorbitanti.
Questi qua sono i pali della vigna che di solito la gente butta, anzi è pure materiale che gli dà fastidio e cose varie, tagliati a misura. Avevo fatto tutte le passerelle, ma qui quasi tutti i materiali sono da riciclo. Guarda qui per esempio, tutto il contorno della casa, come tutte le soglie, è il vecchio pavimento della casa. E questi costano un sacco di soldi, invece li abbiamo recuperati, eccetera. Queste sono le palanche dei ponteggi, tagliate, ci abbiamo fatto gli scuri, quindi tutti i materiali. E poi vedi, è proprio... Ferro base, no? Ferro, cioè se sai da un punto di saldatura, lo vedi su YouTube, impari e poi lo fai. Questa era la stalla e abbiamo pensato di ristrutturarla e di farci una camera da letto. Poi adesso l'abbiamo messa su Airbnb e su Booking e quindi lavoriamo. Eh sì, è la nostra principale entrata. Una piccola casa, infatti proprio una mini casa di neanche 20 metri quadri. Però ci siamo riusciti a far entrare un letto a castello, un letto matrimoniale, un bagno, un cucinotto. Vai Lucetta, fagli vedere la casetta. Sempre ristrutturata voi. Tutto Sì. no. Dalle Questa fondazioni- prima quindi era messa C'è immagino, sempre anche stata... Qui c'erano i conigli e da questa parte invece c'era la stalla con le capre. Io non vado il fine settimana a farmi l'aperitivo, però vengono qui i vicini e ci facciamo un bicchiere di vino. Prendo il 5 litri di vino che mi costa 10 euro e ci faccio 3 mesi di feste così. Non ho bisogno di fare l'aperitivo che me ne costa 30. No. Poi se voglio farlo ho anche i soldi per farlo, ma non mi dà neanche più di quel bicchiere di vino, quindi che senso c'ha? Tanto i soldi ce l'hai, allora mi compro questo di cui non ho bisogno, ma in realtà i bisogni base, i vestiti, non è che serve chissà che vestiti. Poi c'è talmente tanto spreco sui vestiti che io per la bambina per esempio abbiamo amiche che mi passano vestiti, cuginetti che passano vestiti, cioè si risolve facilmente sia per noi che per i bambini. Sì. Poi ci sono i mercatini dell'usato dappertutto ormai che per me sono divertentissimi, no? Perché ti metti a scarrellare le cosette in mezzo alle bancarelle. Questo avete fatto tutto voi. Tutto. Anche i letti. Sì? Anche quelli. Beh, è unico al mondo. Assolutamente. Anche la porta. Sì. Anche la volta. Anche la maniglia della porta. Tutto noi. Impari la pazienza, impari che i lavori che pensi che ci metti tanto in realtà ci metti poco e sono invece i dettagli che sono una pippa atomica, che ci metti le ore, impari che a fine giornata quando vedi un pezzetto piccolo che l'hai fatto però te lo porti, è tuo e l'hai fatto ed è concreto, reale, realizzazione, è un mini appartamentino. E come vi cercano le persone su... metti link però su come possono cercare su Airbnb Booking. Allora, su Airbnb e Booking siamo come la mini casa in La campagna. mini casa nella fattoria. Mini casa nella fattoria. Mini ok. casa nella fattoria. Se no hai anche una pagina Facebook. Che è la fattoria del fai da te. La gente continua a posticipare le paure. Prima è quella dei soldi, superi quella e quell'altra. Cosa farai da vecchio? Cosa farai quando non c'hai più le forze? Sì, perché non avrai la pensione visto che non lavori. Ma a parte che da adesso a quando sono vecchio faccio quello che mi pare, quindi probabilmente sarò più felice e starò in forma. Facciamo le spera. Si spera. La mia idea di vecchiaia finale è quando mi sento che sto lì, io vorrei farmi la via della seta a piedi. Se no vendo tutto e porca miseria, sempre una casa con la terra, varrà qualcosa e me ne vado in un paese del XIV mondo, su una spiaggia, a mangiare cocchi. Qualunque cosa dei progetti ti può andare diversamente, quindi che senso c'ha? Tu calcola che qui era tutto in discesa, come tutto il resto del terreno, e anche qui era discesa. Noi qui i primi 3 mesi, quando siamo arrivati, noi abbiamo fatto il compromesso, che è quello prima di comprare casa, no? Quindi non potevamo fare grandi cose, neanche investire tanti soldi, perché dicevo poi se andasse male ci ho perso soldi. Quindi avevamo tanto tempo a disposizione, pala e piccone. Abbiamo levato tutta la terra da dietro, messa qua davanti e questi gradinoni qua, siamo fatti tutti a mano. Tanti che vengono qua ti dicono io faccio dalle 8 alle 6 sto lavoro, poi ti dicono però quei 5 minuti io faccio quella stupidagginetta e quando ne parlano ti fanno venire i brividi, perché li vedi che si illuminano. E tu dici ma perché lo fai per 5 minuti? Perché non lo fai per 10 ore quello? E quindi quello è quello che mi piacerebbe dire a tutti. Guardate che chiunque se fa quello che gli piace, poi la strada si apre automaticamente. All'orto ci abbiamo provato con i vari sistemi, sinergico permacultura e robe varie, quindi ho provato solamente a pacciamare e il primo anno è venuto benissimo, il secondo anno niente, poi invasioni di gramigne. Non mi piace usare chimica di nessun genere, non c'è l'anno che va bene, l'anno che va male, quest'anno ha fatto caldissimo, ha bruciato proprio i pomodori, quindi ne abbiamo mangiati pochissimo. Adesso sembra bello perché è una settimana che piove, sta riprendendo un po' di vita.
sono felice proprio quando mi sveglio la mattina, che dici, che bello, pace, uccellini, tranquillità, posso stare a casa con la mia bambina, che è una cosa incredibile che non tutte le mamme possono fare, perché sono ingrigite in questa routine di dover andare a lavorare, dover lasciare i bambini a scuola. No, io posso permettermi di stare con la mia pupetta. E allora devo fare qualcosa di figo. Comunque c'è sempre una forma di ispirazione, comunque sempre qualcosa, c'è un'altra possibilità da dare ai giovani, agli altri, a quelli che ti stanno intorno, quindi quello è importante. Vado avanti anch'io per le mie scelte e fine. Gli amici è una bella scrematura, quelli che non ti supportano vuol dire che non erano amici, perché un amico che vede che vivi così, non vai a lavorare, ti diverti tutti i giorni, fai quello che vuoi e riesci a campare bene, è un amico vero che dice dammi qualche consiglio che lo faccio pure io, non è che... Tanto se campi di paure, che hai guadagnato rispetto a me? Tu c'hai tante paure a vivere come faccio io, ma tu invece che sicurezza c'hai a vivere come fai tu? Sei contento? È lì che scricchiolano le cosette, quando scricchiola inizia a essere tosta.